viaggia leggero, vivi leggero e condividi il tuo carico. Sembra che sta frase l'abbiamo scritta noi per quanto descriva perfettamente la nostra filosofia di vita. Da uno zaino a una macchina, da un minivan all'autostop, da una moto a una keycar. Negli ultimi 7 anni in viaggio abbiamo cambiato mezzo di trasporto, bagagli, stile di viaggio, ma la filosofia alla base è sempre rimasta la stessa: leggerezza. Leggerezza nei pesi da portare con noi, leggerezza nell'entrare in punta di piedi in un nuovo paese, leggerezza nell'affrontare le situazioni più complesse. Vabbè, non siamo Gandhi, quindi non sempre sta leggerezza riusciamo ad applicarla. Diciamo uno scambio di idee molto acceso, ecco. Ma adesso, all'inizio di questa nuova fase di viaggio, ci riproviamo. Buongiorno Verdello. Un mezzo di trasporto piccolo, una Fiat Cubo che diventerà la nostra nuova casa su ruote. Ora dobbiamo solo sistemarlo per bene prima di ripartire. Qualche novità, qualche tecnica collaudata, qualche cimelio e un team di esperti. Non resta che iniziare la camperizzazione. Ci siamo ragazzi, siamo sempre più vicini alla partenza. Come sapete abbiamo comprato una nuova macchina per viaggiare ed è proprio parcheggiata qui fuori e adesso siamo alle fasi di preparazione, diciamo, del nostro luogo di vita e viaggio, e cioè praticamente stiamo camperizzando un po' questa macchina e lo faremo in modo abbastanza semplice. Abbiamo già il nostro progetto in mente e abbiamo già comprato quasi tutti i materiali per fare la base interna della macchina. Questo è tutto il team di esperti che si è riunito per questo progetto. Paul Marco, papà di Angela, sa fare tutto ma parla bergamasco e mi serve un interprete per capirlo. Mauro, detto Meuroz, è un amico da sempre, è venuto anche a Istanbul con noi. Un supporto morale in questi casi serve sempre. E poi ci sono io, 3 camperizzazioni all'attivo e ancora mi chiedo come sia possibile. Allora, questi sono i materassi che dovremo probabilmente tagliare, gomma a piuma. Da qualche parte, in cantine, robe. Sì, abbiamo recuperato un po' tutto e intanto si comincia qua a smontare. La prima cosa da fare ovviamente è togliere i sedili posteriori, perché comunque rimarrebbero in mezzo, quindi dobbiamo per forza toglierli, non possiamo tenerli. Ci sarebbe piaciuto tenerli se fossero scesi piatti, ma in realtà non lo fanno perché si ribaltano e arrivano qua, rimangono molto in mezzo, insomma, quindi dobbiamo proprio svitarli e toglierli. Qui ci sono i bulloni da svitare. Adesso facciamo un po' un momento Art Attack, che è tipo il mio sogno da bambina, quindi che bello. Dirò tutti i materiali che utilizzeremo oggi per il nostro progetto. A parte i materassi abbiamo dei piani di legno che abbiamo fatto tagliare in quei negozi di bricolage fai da te, quindi questi piani qui, anche questa parte che sarà poi il piedino alla base appunto della struttura che costruiremo e delle scatole super capienti in cui metteremo un po' tutte le cose. Visto che la macchina non è uniforme, abbiamo fatto un pianale un po' più corto e uno un po' più largo. Praticamente questi poi vengono uniti e questa qua sarà la base del nostro letto. Abbiamo dovuto comprare queste chiavi che si chiamano Torx perché sono le uniche che sono compatibili e quindi questa forma stellina, quindi aspetta, sto girando dall'altro sbagliato, ecco. Stavo stringendo. Inizia ufficialmente così la camperizzazione nuova della macchina. Cominciamo bene, però sono veramente semplici da tirare via, quindi mi sa che in passato qualcun altro ha fatto questo lavoro di togliere i sedili. Questo è il risultato dopo aver tolto i sedili posteriori. Ci siamo anche accorti che era completamente inutile svitare perché prima si potevano semplicemente sollevare con una leva, però ce ne siamo accorti dopo e comunque quei supporti che gli davano fastidio, quindi li abbiamo comunque tolti. La macchina non è un cubo perfetto ma ha tutte queste parti che sono ingombranti rispetto alla struttura base, quindi dobbiamo tagliare un po' il legno che abbiamo preso e sagomarlo a seconda appunto di questi spazi. Ecco, va tagliata questa zona qua praticamente, faccio così. Una cosa così simile. Faccio un po' su e sento. L'ho fatto sotto. Mentre loro si fanno prendere da seghetti elettrici, disegni eccetera, vi spiego un pochino qual è il progetto perché se no non si capisce niente, me ne rendo conto. Allora abbiamo preso 2 assi di legno, una andrà qui dietro, vedete è un po' più corta, l'abbiamo fatto tagliare, questo è 1 metro esatto di larghezza e qui invece metteremo l'altro piano che è un po' più lungo, è 1,30 metro di larghezza questo qui, entrambi sono di 60 centimetri. Quello che poi faremo è andare a mettere dei piedini che alzeranno tutta la struttura di
15 cm circa, 15-20, adesso vediamo quello che andrà meglio, e fare un piano che arriverà fino qui. E poi esattamente come avevamo fatto in Australia, quindi con Orietta, useremo le scatole come l'altra parte della base, quindi la nostra struttura arriverà più o meno a questa altezza e questa sarà l'ultima parte. Sopra questa poi appoggeremo il materasso e il cuscino. Allora, è un po' più corta di Orietta, so che sembra strano, sembra più grande, ma in realtà è più corta e più larga e anche più alta, però, quindi sfrutteremo molto anche l'altezza in questo caso. Attenzione alle mani, ragazzi. Abbiamo anche il supervisore dei lavori oggi, che un biscottino alla volta controlla che tutto sia fatto a regola. Stiamo tagliando adesso i piedini della struttura di 15 cm di altezza, abbiamo misurato più o meno con le scatole, vanno bene 15 cm, quindi li facciamo tutti così. I primi due sono pronti, il Marco c'ha lì un segone che ci mette un attimo. Aspetta. Mentre loro continuano a tagliare i piedini, io qua levigo un pochino il legno, perché diciamo ci sono dei pezzi che avanzano, e questa camperizzazione l'abbiamo fatta ispirandoci un po' a quella di Orietta, quindi piuttosto semplice e snella, sicuramente meno di quella di Carmensita e ancora molto meno rispetto a quella del Biagino, che comunque è stata sicuramente la più complessa che abbiamo fatto. Avevamo le panche, avevamo l'armadietto che scendeva, tutte queste cose che qui non ci saranno. Abbiamo avuto un'idea un po' diversa qui, più semplice, completamente asportabile, perché non si può fissare niente proprio al veicolo. Questo è per legge, quindi non si fissa niente, è una camperizzazione completamente rimovibile e asportabile, solo appoggiata appunto all'interno della macchina. Allora, questa è la prima base, quindi stiamo iniziando ad attaccare i piedini. I piedini, che sono a metà tra le due basi, li facciamo metà su una, metà sull'altra, in modo che facciano anche da collegamento tra le due basi e le tengano unite e ferme. Ecco qua, questo è un primo piedino, là il secondo. Intanto stanno finendo di sagomare questa parte, che è un po' più storta, era stata tagliata un po' troppo larga, quindi non passava e non si incastrava bene. Bisogna un po' affinare le cose, ci rendiamo conto che poi non tagliamo mai abbastanza, quindi andiamo di abbondanza stavolta. Sono arrivati i rinforzi, cioè i professionisti del settore intervengono quando vedono questo scempio. E lui è Renato, il falegname professionista che ci ha aiutato col Biagino. E quindi niente, ha detto dai, vi presto qualcosa perché siete messi proprio un po' male. Anche la battuta è uscita. No, lui ha detto che ce l'ha più grosso, in effetti l'attrezzo, quello delle viti, l'avvitatore. Sì, l'avvitatore. Giusto. Abbiamo tirato fuori l'artiglieria pesante qua. Questo va a filo, come si deve. Niente, il mio lavoro sostituito da una macchina, in tempo 2 minuti proprio, così. Ci siamo, la base è pronta. Abbiamo addirittura smussato quella parte, così poi non ci impigliamo quando saliamo e scendiamo dalla macchina. Lì ci vanno quindi le due scatole e questa è la nostra base. Ci sono stati un po' di problemi di misurazione, per cui quella che doveva essere una mensolina si è incastrata, entrava o non entrava, abbiamo tagliato a pezzettini, però è comunque troppo lunga, quindi va ritoccata finché non riusciamo a farla passare e a farla incastrare qua sopra, in pratica, su questi piani di appoggio che sono già nella macchina, perché ci sono le casse della radio. È fatta, ragazzi, l'idea era questa, bene o male appoggiare un piano per avere la cucina. Così qui possiamo cucinare, possiamo avere anche un altro spazio, mettere qualche cassettina qui sopra, non troppo pesante. Allora, visto che abbiamo preso questo legno, che per fortuna si fletteva molto, altrimenti sarebbe stato impossibile farlo entrare praticamente, visto che questo si flette un po', abbiamo lasciato questa base, la solita base di tutti i cofani delle macchine, e quindi gli dà, ecco, un po' di solidità, e praticamente più o meno è questo. Adesso dobbiamo trovare un modo per fissarla e vedere qualcos'altro, incastrarlo bene, mettere un po'. Questo è abbastanza incastrato giusto, in orizzontale ma non in verticale, quindi è questa l'ultima parte da sistemare. Sì, ma solo fissato in verticale, e per il resto abbiamo la nostra zona giorno, quindi qua bello, bellissimo.
Io quando ho visto questa macchina ho detto, ma se pensa che figata sarebbe sedersi qua, cioè qua, guardare fuori e far colazione qua sul piano. Bellissimo. Quindi abbiamo questo piano, qua praticamente quando dormiamo mettiamo i piedi e la testa va di là. Da questo lato. Vedremo quanto sarà effettivamente comodo, se dovremo cambiare qualcosa e in caso la cambieremo, però l'idea è interessante. Momento scopino 2.0, cioè l'aspirapolvere. Fondamentale. Aspiriamo un po' tutto qua perché comunque un po' di segatura è entrata, un po' di polvere, quindi diamo una bella pulitina qua sotto al piano. Ma che bel piano che è venuto! Bello, è bello solido, Bello resistente sembra. Sì. Piccola pausa dai lavori di camperizzazione, facciamo un pochino di shopping per comprare alcune cose che poi ci serviranno comunque sempre per sistemare bene la nostra nuova casetta su ruote. Fatto un po' di acquisti, allora facciamo un po' di ordine perché abbiamo preso un po' di roba. Questa, la cucinetta, tutti la riconoscerete perché praticamente sono tutte uguali queste cucine, le fanno in serie, marche diverse, ma bene o male la stessa cosa. Ci siamo trovati molto bene con questa in Australia perché anche lì era identica, quindi ci puntiamo ancora anche perché è più facile trovare le cartucce di queste in Italia. Esatto, le cartucce durano anche di più, quindi meglio, e è più comoda perché è più stabile e piatta rispetto a quelle magari un po' più alte. Poi abbiamo preso una pentola, eccola qua. Perfetto. Per l'acqua, per la pasta. Questa è particolare perché, tiralo fuori un attimo, c'è una differenza rispetto... Ecco, già vedi che è già il piano della cucina, lo stiamo già usando. Allora, questo quando schiacci viene fuori, questo qua è un sistema, diciamo, per bloccare di protezione. Sì, per bloccare sia la cartuccia che metti qua che evitare che la pentola vada su questa parte a scaldare questo lato. Pentola calda magari va qui dove c'è il gas, quindi con questo sistema un padellone non può stare. Quindi abbiamo preso una padella come questa, piccolina, che riesce a stare a filo perfettamente. Perfettamente, sì. Ecco. E abbiamo tutto quello che ci serve per cucinare, più o meno sarà questo, uno per l'acqua per fare anche la pasta, questo per fare le verdure, le cose così, diciamo piatte, le uova. Poi abbiamo preso una bella corda sobria, ci è piaciuto il colore più che altro, ci siamo lasciati attirare dal colore. Ecco, queste importanti sempre. I fusibili che non si sa mai, va bene, non si sa mai. Una bella coperta che abbiamo trovato di quelle medie, non caldissima per l'inverno, ma per le serate fresche di primavera va benissimo. E poi dei bei piatti di plastica dura, eccoli qua, tutti multicolor, carini, eccoli qua, carini, ciotoline e piatti. Poi vabbè, qua ci sono le scatole e quello niente. Il portacucina, per ora questo, poi adesso andiamo un po' a scavare tra le cose che abbiamo ancora in giro e tirare fuori. Vabbè, queste sono quelle obbligatorie. Quelle obbligatorie di legge, le abbiamo comprate anche queste, 1, 2 e questo è il gancio per il traino, quindi si può mettere sia dietro che davanti. In queste fessure, quindi si può trainare o essere trainati con questo coso che quindi ci porteremo dietro. Giorno 2 dei lavori e iniziamo subito tracciando righe perché stiamo tagliando questa gomma piuma che sarà il nostro materasso, super spessissima stavolta. Il best materasso nella nostra storia questo. Sì, mai stato così comodo, credo, un materasso su una camperizzazione. Questo è davvero altissimo, quindi si dormirà proprio bene. Ecco qua come va in profondità. Questo è bello spesso, quindi... Però vale, si taglia facile, dai. Comunque quasi come tagliare il salame. Più il formaggio, visto il colore. Ecco il prodotto di questo pomeriggio di lavoro, ragazzi, è il nostro materasso pronto. In realtà ne abbiamo presi 2 e li abbiamo tagliati, quindi abbiamo fatto 80 cm x 150 da questo lato e invece quello è largo 1 metro, sempre 80 da questo lato, 80, 80, 160 e ne mancano praticamente 10 cm da questo lato, ma in realtà mi sembra di vedere che sì, alla fine siamo arrivati abbastanza a misura. Poi mettiamo i cuscini qua, belli coperti, va, non ci accorgiamo neanche. Praticamente tutto questo è 1,70 alla fine e noi siamo alti 1,70, quindi ci stiamo dentro giusti. Misura per noi. Allora ragazzi, si conferma il fatto che un test per una coppia è fare un lavoro fai da te / camperizzare, perché se si resiste basta sia a posto. Sì, perché abbiamo cominciato in un modo e abbiamo finito in un altro. Esatto.
Diciamo uno scambio di idee molto acceso, ecco. No, allora, diciamo che tipo io avrei preferito fare una roba, cioè alla fine sarebbe uscita la stessa roba, ma con dei tagli un po' fantasiosi, diciamo, vero? Artistici. Perché avremmo fatto metà, tipo mezza croce di là e mezza croce di qua. Invece poi alla fine siamo arrivati a questa soluzione di due pezzi, che in effetti è più pratica, è più sensata. Sì. È più Direi sensata di alla sì. fine, sì. E quindi l'unica cosa che a me dà da pensare è che qua ci sia l'apertura, ed è proprio sui nostri fianchi. E c'è anche la zip, quindi sarebbe da capire effettivamente quando dormi se questa cosa ti dà Ma fastidio. secondo me poi a furia di dormirci sopra si schiacciano un po' e si sistemano, si livellano e stiamo tranquilli. Tu Questo dici? qua l'abbiamo Ma lasciato un pochino più lungo di lato, non so perché. cos'è che abbiamo fatto lungo? Ah, certo, per farlo incastrare meglio. Ah, Farlo ok. incastrare meglio, dai. Va bene. E quindi niente ragazzi, questo è quanto direi per ora. Molto morbido, devo dire, se c'è una No. cosa, sicuramente la morbidezza non gli manca. Morbido, alto, comodissimo, the best ever. Cos'è che mi hai preso, Maria? Una paletta, una scopina e un sugo. Lo scopino! Che bel regalo, grazie. Che regalo. Grazie Adesso veramente. volete prendere tutti e due i sughi, tanto vi faccio. Anche i sughi, a volontà. Scopin. Si ricomincia Cominci già. con lo scopino. Altra cosa da fare è sicuramente trovare uno spazio per tutti i vestiti e riorganizzarli. Anche stavolta useremo queste sacchettine che sono perfette e ci fanno anche un po' da base del letto. In realtà nella parte alta dove metteremo le teste appoggiamo sopra. Tecnica già sperimentata anche sull'orietta, qui ne abbiamo 4, quindi le riempiamo di un po' di cose. E questa, qualcuno magari l'avrà già riconosciuta, è la famosa tenda che avevamo sul Biagino. Una tenda che viene da molto lontano, l'abbiamo comprata in un nostro viaggio prima ancora di fare questa scelta di vita, quindi ha un bel po' di anni anche lei, e la useremo anche in questo caso sulla nuova macchina, quindi ci tornerà ancora una volta utile. Poi ci piace un sacco perché è tutta colorata, quindi è perfetta, ma allo stesso tempo è anche bella scura, quindi fa una bella, diciamo, permette di evitare al sole di entrare, i raggi del sole, soprattutto la mattina. Ogni volta che esco scavalcando la finestra c'è una piccola novità qui sulla macchina, c'è anche un Paolo allergico, vedo. Di allergia. Vola polline È oggi. proprio una stagione sbagliata questa in Italia, ma soprattutto in pianura. Esatto, cioè polline che volano, non so se si vede nel video ma sta volando in questo momento. Allora, cosa è successo qui? Sulla base è stata messa questa coperta, sono quelle coperte tipo da picnic, vediamo se si vede meglio da questo lato. Eccola qua, l'abbiamo messa sulla base di legno che ci permette di stare seduti qui sopra quando non ci sarà il materasso, stare un po' più comodi e non sederci direttamente sul legno che altrimenti si rovinerebbe molto molto facilmente. Quella l'abbiamo trovata in soffitta. Sì, esatto, Ci sono anche cose quella in soffitta. che non so quanti anni hanno, Anche questi. sinceramente, anche questi In cuscini, sì. soffitta, tante cose erano in soffitta, e quindi anche questa che adesso mettiamo. Qua di serie il precedente proprietario ha montato questo filo di ferro con due vitine che sono state installate qua dentro, e quindi noi a questo punto ne approfittiamo e inseriamo la nostra vecchia tenda biagina. Dovrebbe avere la cucitura. Dovrebbe. Dovrebbe. Non so se l'abbiamo scucita però. No, guarda, dall'altro lato la vedo io. Eccola qua. No, non è vero. Dov'è? No, è stata scucita. L'abbiamo scucita, ma veramente? No. Eravamo convinti di no, e invece sì, l'abbiamo scucita. L'abbiamo ripristinata, che bravi te. E allora adesso la ripristiniamo come tenda, insomma. Bisogna stare lì, un'ora e mezza. No, vabbè, non è così lungo il lavoro, Facciamo però così, sì. questo è un lavoretto da fare con calma. A questo punto mettiamo via e ci Lasciamo- pensiamo un'altra volta. Ecco, però lo faremo, andrà qua come tenda per chiudere qui dietro. Ci sono cose più importanti da fare, come ad esempio la spesa, mi sembra fondamentale. Ma quella la facciamo una volta partiti, no? Soprattutto però davanti dobbiamo trovare il modo di tappare le due finestre, diciamo dal lato guidatore e dal lato passeggero. Finestrini, sì. Perché altrimenti, visto che bisogna andare un po' avanti con i sedili e noi ci troveremo a dormire con la testa in questa zona, proprio questa zona qua bisogna chiudere tutto. Abbiamo già preso quello, una delle nostre varie comparsate di quei negozi orientali. Abbiamo comprato questo, che è un po' grande, però vabbè, torna utile, copre tanto, e quindi questo per il davanti siamo a posto, per il parabrezza. E invece per i due finestrini laterali, insomma, dobbiamo trovare adesso un modo, e credo che sia proprio la cosa più
urgente da fare prima di partire? Sì. O durante? Magari diciamo, alla dovremmo partenza? comprare ancora uno di quei rotoli lì e sagomarlo con la forma tutta del finestrino, che sono belli grossi tra l'altro i finestrini qui davanti. Ammazza, E sì. quindi poi incastrarlo o con delle ventose. Dobbiamo prendere le misure e quindi serve con noi anche un metro assolutamente. Prendiamo le misure, poi lo sagomiamo. Io lo volevo fare in realtà grigio, perché poi grigio su grigio, grigio. Dobbiamo ripensare secondo me, anche al colore, magari un po' un bel nero, una cosa colorata, dei fiori. Perché no? Dobbiamo solo trovarlo però. Angela l'ha fatto alla fine, si è messa lì a cucire ed eccola la nostra tendage. Il Bella, tendage. Allora, manca ancora alcuni punti perché ho fatto i principali, quindi un po' balla da qualche parte, però qui veramente ci vuole pochissimo, Ecco, 5 qui, minuti, la 4 chiudiamo puntini. ed è fatta e poi Bella è a però. posto. Bella. E torna con noi. Ci voleva. Che bello, sì. Così Ci quando siamo fermi possiamo tirarla giù quando vogliamo l'ombra o aprirla aprendo, Esatto. guardando magari il mare, che non è non qua, è in questo non è momento, qua. ma anche di notte se noi la tiriamo ci fa buio, perché Sì. comunque è vero che i vetri sono neri ma dentro la luce entra. Con questa invece facciamo un po' di ombra dietro, diciamo sul vetro più grande dietro. Poi guarda, il padre di Angela ci ha dato questi magneti che possono sempre tornare, porca, Sono potentissimi. fortissimi, sì. Possono sempre tornare utili, per esempio qua, non lo so, Mentre se tu aspettiamo che lo ti attacchi cucini. su meglio, così non passa proprio. Esatto, Ecco. e la blocchi bene, sì. Questo sicuramente sì, e come vedete è tornato il super colore un po' dappertutto, tutto questo patchwork di colore che a noi piace sempre un sacco. Che rumore che fanno! Sì, fa un casino. E dobbiamo mettere via i sughi con i pomodorini. C'è un sacco di spazio. Sì, tantissimo, non pensavamo, invece comunque questi 15 cm di rialzo sotto ci permettono di mettere un sacco di cose e nei punti più difficili ci sono le cose che useremo di meno anche. Per esempio qua c'è la tenda, abbiamo preso una tenda da campeggio che avevamo in soffitta che potrebbe anche tornare utile da 2 o 3 persone, chi lo sa, visto che lo spazio c'è alla fine la prendiamo, non ci pesa per niente. Questa, come anche addirittura 2 sacchi a pelo che abbiamo inserito da qualche parte là in mezzo. Là in mezzo, sì, che fanno anche un po' da base, diciamo, aiutano anche la base, perché comunque sono proprio a livello dei 15 cm, quindi tengono un po' sulla base di legno. Come anche. altezza 15 cm mi rendo conto che ci stanno veramente un sacco di cose, come per esempio questa sacchetta che abbiamo fatto con tutte le cose diciamo dei lavori, quindi abbiamo lo spago, poi abbiamo diverse cose, abbiamo le bandierine del Nepal, queste che dovremo appendere, dobbiamo pensare al posto giusto. Qui abbiamo dei cacciavite, abbiamo dei feltrini che dovremo mettere, le corde elastiche, tutte le cose, un po' di cose che sì, servono, che possono tornare utili sempre. ma che te le metti in un angolo perché non le usi tutti i giorni. Esatto, poi stando qui stanno tutte insieme, sai subito dove sono, ecco, insomma. Poi da questa parte ci sono tutte le cose invernali, abbiamo messo 2 giacche qua dentro, qua invece cose un po' più pesanti come i jeans o le felpe per esempio, quindi anche queste speriamo di usarle il meno possibile, però non è detto, quindi queste magari le spostiamo perché devono essere comode da prendere. E poi ragazzi, ci sta un sacco di roba, ci sta proprio un sacco di roba e questa cosa è fantastica. Abbiamo recuperato qualcosa però di eccezionale, questa cosa è eccezionale ragazzi, attenzione. Sempre dal viaggino abbiamo la mappa, la riapriamo adesso. La mappa del tesoro. Questi anni. Eccola qua, mamma, è sempre un po' ingiallita, devo dire, col tempo diventa una vera e propria mappa del tesoro. Dobbiamo cancellare qualche nuovo paese, Sì, tipo l'Australia, la Cina, l'Indonesia, Sulawesi si vede addirittura. ci sono un po' di posti da cancellare e altri che vogliamo cancellare in futuro assolutamente. Sì. Quindi questo è bello, quando ricompaiono queste cose un po' perdute è veramente bello. Per quanto riguarda lo spazio più importante, cioè lo spazio per il cibo, siamo messi bene perché come in Australia possiamo riempire questa scatolona tutta quanta di cibo, pasta, sughi eccetera eccetera. Poi avremo una busta per le cose fresche che probabilmente appenderemo da questo lato e sotto i sedili c'è un sacco di spazio che possiamo riempire con tutte le scorte, anche se in realtà pensavamo che in Italia non c'è gran bisogno di fare mega scorte, alla fine ci sono tantissimi supermercati, tanti discount, tante cose, tante robe fresche, si può trovare qualsiasi cosa e pensavamo anche che spesso e volentieri potremmo mangiare tipo giorno per giorno, no? Quindi passi al supermercato, prendi una cosa, entri in macchina e te la mangi. Diversamente dall'Australia invece dove dovevamo fare una scorta enorme perché i chilometri erano tanti ma soprattutto nel nulla e nel deserto e quindi non è il caso in questo caso. Ma guarda che rimembranza dei vecchi tempi. C'è il signore che passa con tutti i surgelati qua fuori, come il vecchio Zappi. È arrivato Zappi, però non credo che sia Zappi.
Brava Maria, i cornetti. Ottima scelta. Certo che è corta, Non so perché quando prendiamo una macchina o un mezzo noi abbiamo sempre sta reazione che da fuori dici ma come faremo a starci dentro? Eppure ci stiamo? Ci stiamo! no, allora dovremmo starci! Ci stiamo, ma è veramente piccola, Cioè nella mia testa comunque era più grande. Anche prima di comprarla era più grande nella mia Adesso testa. che la vedi nella realtà? Eccolo, a posto. Ci siamo fatti anche una bella doccia per lavare via un po' di polvere, sta volando polline, quindi... ma non ha funzionato molto, come vedete siamo immersi nelle polveri in questi periodi. Ci sta spostando le cose anche in soffitta, vai a prendere, fai, poi organizza tutto, taglia il legno, insomma polvere in tutti i sensi, ma ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Ci siamo presi un attimo una pausa, siamo venuti a fare la spesa, così partiamo già pronti, carichi e via, diretti subito. E quindi siamo venuti a comprare 2 cosine, ma prima magari facciamo un po' un riassunto di quello che è stata la camperizzazione. Questo può essere utile a chiunque voglia replicare la stessa cosa su un Fiat Cube, ma su una macchina comunque piccola, no? Quindi queste sono un po' le misure di tutto quello che abbiamo fatto. Allora, praticamente tutta la base che abbiamo fatto è lunga in tutto 1,20 m, quindi sono 2 pannelli da 60 cm di larghezza. Uno l'abbiamo tagliato a circa 1,30 m se non sbaglio, e l'altro invece tagliato a 1 metro. Quindi questa è la base che abbiamo fatto, l'abbiamo unita su dei piedini che abbiamo aggiunto sotto, alti 15 cm, quindi siamo tenuti 15 cm sotto. La cosa bella di 15 cm è questa, fondamentalmente, che possiamo sederci all'interno della macchina e avere un bel pezzetto sopra, quindi è abbastanza comoda, no? Devo dire che più o meno è la stessa altezza che avevamo sulla testa dell'Orietta, solo che in questo caso abbiamo anche 15 cm aggiuntivi sotto. Le bombolette del gas abbiamo sbattute lì sotto, così stanno lì belle ferme, tranquille. Abbiamo messo questo tappeto che è bello morbido, quindi comunque stiamo comodi. Anche quando vogliamo rilassarci staremo abbastanza comodi, devo dire, anche se dobbiamo ancora capire bene poi come organizzarci, perché poi la verità è che tu parti in un modo e poi cambi tutto quanto, perché aggiusti questo, aggiusti quello, ma questi non mettiamoli qua, mettiamoli sotto, quindi vabbè, è ovviamente normalissimo. Sempre work in progress. Sempre comunque. Poi i materassi che abbiamo preso sono, vabbè, allora abbiamo avuto la fortuna di avere questi materassi praticamente in soffitta e quindi li stiamo riutilizzando. Sono 2 materassi, sono quelli dell'Ikea fondamentalmente. Adesso non mi ricordo il nome dell'Ikea tecnico, però ecco, sono belli alti, tipo 10 cm, forse anche di più. Sì, belli spessi, insomma. Belli spessi, belli comodi, e li abbiamo tagliati in 2 misure differenti. Intanto qua passano le belve. Allora, uno chiaramente è tagliato a 80. Sì, perché era la larghezza massima per del 1 metro che avevamo, per 1 metro. E l'altro invece 80, anche quello, per 1,50 m. Praticamente arriva tra le 2 portiere. Sì, perfettamente. Sono 1,48 m per l'esattezza e si va a incastrare perfettamente tra le 2 portiere. Cioè arriva praticamente fino a qua. Messo in orizzontale arriva fino a qua. Poi chiaramente quando andiamo a dormire questo lo portiamo avanti e portiamo avanti. Ecco. Questa sarà la cosa più fastidiosa da fare. Tirare avanti i sedili con la rotellina. La Fiat di serie lascia soltanto la rotellina, una cosa veramente scomodissima. E poi portiamo avanti il sedile, quello che basta fondamentalmente per arrivare alla nostra altezza. Allora, io poi ho provato, si sta comodi. Quando partiremo la prima sera vedremo effettivamente come ci siamo trovati, ma secondo me è proprio figo. Adesso non vorrei tirar fuori a fare la prova, no, la facciamo quando partiamo. Quando partiamo. Ho fatto un mini test quando abbiamo tagliato tutto e quindi secondo me sarà tipo, ci può stare. Sarà probabilmente uno dei letti più comodi mai avuti. Quello può essere. Perché Orietta era comodo, sì, ma era alto solo nella parte centrale. Sì. Carmen City era scomodissimo, sempre stato scomodo. Il viaggino anche. Il viagino abbastanza. Cioè il viagino è partito che era comodo, ma dopo circa 3 settimane si era appiattito tutto. Potrebbe essere il più comodo della storia. Dai. Promette bene, diciamo, promette molto bene, vedremo come va tutto quanto. Fa un caldo. A proposito di sete, poi dovremo pensare a tutto quello che è l'acqua, quindi come organizzarci per l'acqua, sia da bere che poi per lavarsi, quindi per fare la doccia, queste cose. Ma
La fortuna è che in Italia comunque l'acqua è potabile, quindi a fontanelle, t'attacchi, prendi l'acqua, cioè una cosa così, non andremo in giro con enormi riserve. Ma c'è una cosa un po' negativa dell'Italia, e cioè la praticamente quasi assenza di bagni pubblici. Esatto. E quindi non dico il cacca-kit, ma il secchiello. Il Dovremmo secchiello tornare bello. al secchiello. Allora ragazzi, in Australia l'avevamo comprato, come l'abbiamo preso abbiamo buttato perché si è rotto dopo mezza giornata e era scomodissimo. Ci vuole un bel secchiello. Qui ci vorrà un secchiello però fatto un po' meglio magari, perché probabilmente ci servirà e dovremo anche capire come utilizzarlo, dove, cioè non lo so. Per stare in tema, un paio di merde, così praticamente abbiamo tutto. L'abbiamo risolta, così abbiamo tutto. Mamma mia, queste cose però le faremo strada facendo, saranno le aggiunte che faremo strada facendo. Siamo in Italia, possiamo anche cantarla, canzone italiana. Strada facendo vedrai. Ma è l'antistaminico che ti fa questo effetto? Probabile. Va bene ragazzi, alla prossima. Il prossimo video si parte, siamo pronti. Si parte siamo quasi ufficialmente, sì, ci siamo quasi. Aspetta che mi avvicino per il bacione di gruppo, dai. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimissimo al canale per sapere cosa succederà, le prossime avventure, tutto il programma, il progetto, tutto quello che succede. Insomma. E quindi alla prossima ragazzi.